Cosa vedere ad Amsterdam? Quanto costa un viaggio ad Amsterdam? Quanti giorni stare per visitarla? Quando andare? Allora, andiamo con ordine. Intanto vi presento la nostra guida. E stiamo freschi. Ad ogni modo, abbiamo esplorato la capitale dei Paesi Bassi in lungo e in largo e vogliamo mostrarvela senza filtri, a modo nostro. Ah, ma non ci siamo presentati! Siamo Alice e Alessio e viaggiamo per poi condividere qui su YouTube le nostre disavventure, consigli pratici, opinioni oneste, itinerari ed informazioni utili sui luoghi che visitiamo. Dicevamo? Ah già, Amsterdam. Bene, attraverso questa guida ti daremo tutte le informazioni di cui potresti aver bisogno, incluso dove mangiare, dove non mangiare, mezzi di trasporto, prezzi vari ed eventuali, ingressi ai musei, prenotazioni ed altro. E quindi iniziamo il tour. Qualche mese fa abbiamo ricevuto un commento che ci chiedevano come mai non siete mai andati ad Amsterdam? Perché è ingiustificatamente cara. È vero. E perché atterrare ad Eindhoven quando si potrebbe arrivare direttamente ad Amsterdam Schiphol? Perché è ingiustificatamente cara. Esatto, quindi se anche voi come noi liguri ci tenete particolarmente a risparmiare a partire già dai biglietti aerei, atterrate ad Eindhoven. Il piano è raggiungere la stazione degli autobus qui davanti all'aeroporto di Eindhoven, prendere un bel Flixbus Che abbiamo prenotato in anticipo. e poi raggiungere in un'ora e mezza Amsterdam. Con una ventina di euro circa e in meno di 2 ore di pullman siamo arrivati in stazione ad Amsterdam. PS, questo waffle preso in aeroporto ad Eindhoven era spettacolare. In stazione ad Amsterdam ci siamo arrivati. Sì, ma non siamo alla stazione centrale, È là il nostro treno. È un tram. Sì, è sempre su rotaia. Mamma mia, quante bici. E dopo un breve tragitto in tram, eccoci in centro ad Amsterdam. Fai notare quello che hai notato. Che c'è un dispenser di tappi per Questi le ragazzi sono orecchie. tappi per le orecchie. Gratis. Io francamente, cioè, non è per dire, ma ho paura a questo punto di quello che succede la notte qua dentro. Andiamo, terzo piano. Madonna, come sono... No ragazzi, ma questa... Amore, me la porti te, lo Ma sai. questa è una roba... Cioè, non rende, veramente non rende, ve lo giuro, non rende. Amore, dai, dammi una mano. Sono troppo impegnato a ridere. Vedete che non mi ci sta... Cioè, arrivo a metà con lo scalino, cioè devo... Vabbè, insomma, sappiate che è tipico che nel centro storico sia le case che molti hotel che si affacciano sui canali si sviluppino in verticale. Il motivo è legato ad un antico sistema fiscale nel XVII secolo che basava la tassazione sulla larghezza della facciata che dava sul canale. Ed ecco che per pagare meno i proprietari costruivano edifici stretti. Ti ho portato nella piazza più vivace per la vita notturna di Amsterdam, si chiama Lensplane. Non penso si pronunci così. No, non si pronuncia così. Quindi ragazzi. ragazzi non diteci come al solito la pronuncia perché... Ha una storia molto antica questa piazza. Nel Medioevo i contadini discaricavano le merci che dovevano portare al mercato. Negli anni 30 in questa piazza ci sono stati i raduni nazisti. Oggi è attraversata da tutti i tram che vi portano nel centro storico. Non so se sentite. Ci sono 2 palazzi veramente bellissimi, il teatro in mattoncini rossi e l'American Café, che è il caffè dell'albergo, che è una bellissima struttura in Art Nouveau veramente incantevole. Ultima cosa, se venite a Capodanno ad Amsterdam è qui che festeggerete l'arrivo del nuovo anno. Buttandovi in quella fontana. Probabilmente sì. Ma questo sì che è un negozio serio. Non si può parlare di Paesi Bassi e di Olanda senza parlare dei formaggi. Gli olandesi hanno un'ossessione per i loro formaggi. Gouda, scritto Gouda, Edam, Maasdam, Leiden, Boerenkaas, Gatenkaas, Negelkaas, avrò sbagliato tutte le pronunce, ed altri. L'industria lattiero-casearia olandese vale circa 7 miliardi di euro l'anno e la tradizione della produzione di formaggi ha origini lontane. A partire già dal 1500, con la grande crescita dell'industria della navigazione, il formaggio divenne un prodotto essenziale per i marinai e la vasta produzione casearia portò alla nascita dei famosi mercati del formaggio. Le città dove si svolgevano questi mercati ricevettero riconoscimenti di alto status nel paese. 5 di questi mercati esistono ancora oggi e si possono raggiungere in un'oretta di treno da Amsterdam, però solo 2 sono effettivamente funzionanti, ovvero Woerden e Gouda. Gli altri 3 sono attrazioni turistiche progettate per mostrare per lo più come funzionassero i mercati tradizionali di formaggi.
Amsterdam nasce come un villaggio di pescatori perché la città sorge appunto sul fiume Amstel che le dà il nome. Il 1600 però è il secolo durante il quale la città veramente fiorisce. Qui nel 1600 Rembrandt dipinge i suoi meravigliosi quadri. Posso essere un attimo impopolare e dire che la trovo veramente sporca? Sporchissima, ragazzi. Io ho trovato più sporca di Amsterdam forse, ma dico forse, la Valletta. No, lo puoi dire perché è oggettivamente sporchissima. Non me l'aspettavo, veramente, ci sono rimasto un po' male. Guarda su cosa avevo messo il piede, manco a farlo apposta, proprio mentre parlavo. Dove mi stai portando, Ciccia? In piazza Dam. Ma se ti dicessi che ho fame. Strano! Anche io te lo dico questa volta. Oh, cerchiamo qualcosa da mangiare, poi semmai andiamo in piazza Dam dopo. Sì, Semmai. per smaltire. Sono domani. Ma non sono italiani sti ristoranti, dai. A parte i prezzi allucinanti, ho visto del pollo 18 euro. Comunque le opzioni dove mangiare non mancano perché... Ma noi riusciamo comunque ad avere dei problemi a sto giro, eh? Sì, No, perché altro i prezzi sono veramente alti, eh. Qua quantomeno sono molto alti, ma perché mi sembra molto turistico questo quartiere, eh. Ma lo senti questo profumino nell'aria? Non si può dire che cos'è però, eh. Ho paura che mi cosino il canale. è dappertutto. È dappertutto, sì. E niente, alla fine siamo finiti a mangiare hamburger. Tipico, eh? Amici, apriamo una parentesi cibo. L'offerta di ristoranti in città è ampia, ma è un'offerta internazionale, molto turistica e spesso sovrapprezzata. In tutta onestà, ad Amsterdam non si mangia male, ma non si mangia neanche bene, ma soprattutto, e non ce lo aspettavamo, la cucina locale non è molto richiesta e i ristoranti che propongono piatti tipici non sono molti e offrono sempre le solite poche ricette. Il sapore dell'infanzia, della carne che mi davano le suore. Niente di speciale, ma abbiamo apprezzato l'onestà del conto. Cibo a parte, va che carina Amsterdam in notturna. Il centro storico lo si può girare senza problemi anche a quest'ora ed è un piacere farlo. Certi scorci e certe immagini ci sono rimaste nel cuore, mentre altre un po' meno. Siamo arrivati in piazza Dam. Però facciamo che ne parliamo domani, che ora siamo un po' stanchi. sì. Domani ripartiamo da qua praticamente. Sì, direi di sì. Buonanotte allora. Buonanotte. Buongiorno, riprendiamo esattamente da dove vi abbiamo lasciato ieri sera, Piazza Dam. Qui nel 1200 si insediò una piccola comunità di pescatori. Ben presto divenne un importantissimo porto commerciale e nei secoli successivi fiorì il commercio perché da qui passavano tutti i più importanti mercanti artigiani. Il 1600 è il secolo dove la città crebbe di più dal punto di vista culturale ed economico. Rembrandt dipingeva le sue meravigliose opere. Nel secolo successivo le guerre diedero una battuta d'arresto allo sviluppo della città. Napoleone nel 1806 nomina suo fratello Luigi Bonaparte re d'Olanda e sceglie come palazzo reale l'allora palazzo del municipio, che ora andiamo a visitare. Quel che più ci ha colpito degli interni di questo bel palazzone è la Burgerzaal, ovvero la sala civica. Si tratta della sala più grande del palazzo, misura 60 metri di larghezza, 120 di lunghezza e 25 di altezza. È interamente rivestita in marmo bianco e simboleggia in un certo qual senso l'universo conosciuto, ovviamente quel che di esso si conosceva all'epoca, e la potenza della città di Amsterdam, nonché la sua centralità nel mondo. Molto particolari sono i pavimenti, decorati con 3 mappe rappresentanti rispettivamente l'emisfero occidentale, quello orientale e le stelle del cielo del nord. Gli olandesi, si sa, hanno sempre goduto della fama di essere abili cartografi. Lungo le gallerie si possono ammirare opere di Artus Quellin, che collaborò anche alla progettazione degli spazi interni del palazzo, di Jan Lievens, degli allievi di Rembrandt Ferdinand Bol e Govert Flinck, e di numerosi altri artisti olandesi e fiamminghi. Non passano inosservati gli arredamenti in stile imperiale e di soprammobili originali dell'epoca. Buona parte di essi appartenevano a Luigi Bonaparte, che li abbandonò al momento della sua fuga da Amsterdam. Altri invece sono un lascito dei sovrani Willem I e Willem II.
Il Palazzo Reale è facilmente raggiungibile in appena 10 minuti a piedi dalla stazione centrale. Inoltre i tram per arrivare qui non mancano. L'ingresso intero è di soli 7,50 €, quindi non ci sono scuse per non visitarlo. E ora la parola alla nostra guida Alice. Vi parlo un secondino della chiesa nuova, costruita nel 1408 perché la chiesa vecchia, che andremo a visitare dopo, non riusciva più a ospitare la quantità di fedeli. Viene costruita in piazza Dam, 2 chicche al suo interno, l'organo, uno dei più belli d'Olanda, e la tomba dell'ammiraglio de Ruyter. Non so se l'ho pronunciato bene. Sicuramente no. De Ruyter. Un'ultima cosa, mi stavo dimenticando, non è più luogo di culto, ma semplicemente ospita mostre e ovviamente è visitabile. Cici, si può salire fino in cima? Sì, ma tu hai visto cosa c'è proprio qui vicino? HM. Quindi tu sali con calma e a me mi trovi nel... Dai! No, scusami, No, costa 15 € a persona. Sì. Ma più di un museo. Sì, abbiamo pagato meno la visita al Palazzo Reale. Non mi dispiace. Il discorso è presto detto. Non è più una chiesa in quanto tale. È uno spazio polivalente. In questo caso il prezzo serve a giustificare la mostra che c'è, perché io sto ospitando una mostra di fotografia. Però se vuoi andare su, e c'è l'ascensore che è questo, che porta su, si può fare il biglietto combinato e si arriva a 30 € praticamente. Posso dire una cosa? Sì, Posso dire che è inflazionata questa città? abbastanza. Personalmente mi sta deludendo molto anche a me. Senza cattiveria, sono osservazioni personali. Ai ai ai. Qualcuno l'ha combinata grossa qua. No, ma io la stimo. Non siamo riusciti a visitare la casa perché i biglietti sono tutti esauriti per tutto il mese. Ma fatevi furbi, non fate come noi, visitate il sito e comprateli con largo anticipo. Proprio a fianco alla casa di Anna Frank, cos'è che c'è? C'è la chiesa occidentale, così chiamata, una tra le 4 chiese costruite nel centro storico più importanti. Questa è quella che ha la navata più grande e la torre più alta. 85 metri. 85 metri e la comunità, diciamo, più fedeli della zona. Sono più fedeli. Tra i fedeli non sono sempre fedeli, proprio sti qua spaccano tutto, sono degli hooligans. Dove mi volevi portare? Qui, l'ennesimo ponticello. No, il canale! Il canale del Principe, il ponte del Principe. Il canale del Principe, sì, è uno dei canali più caratteristici perché qua si affacciavano le case dei mercanti. E basta. Ed è intitolato appunto al principe Guglielmo. A proposito di case dei mercanti, proprio su questo canale potete vedere delle facciate dove potete intravedere 2 cose caratteristiche delle case qui ad Amsterdam: l'inclinazione dei muri e i paranchi sopra il tetto. Perché i mercanti, quando arrivavano con le loro navi, scaricavano la merce direttamente nel magazzino e usavano appunto i paranchi per caricare la merce, e per evitare che la merce scontrasse contro la facciata, le facciate venivano costruite inclinate. Ah, hai capito. Intelligenti, vero? Qui sul canale del Principe potete ammirare una caratteristica di Amsterdam: le case galleggianti. Ancora ad oggi più di 2500 persone ad Amsterdam abitano in case galleggianti. Sono delle vere e proprie case dotate di corrente, cassetta della posta, e il boom degli abitanti che hanno deciso di vivere sui canali è dovuto alla crisi degli alloggi nel dopoguerra. Potete ammirarne una dietro le mie spalle. Questa casa galleggiante ha il giardino sul tetto. Un corvo finto.
Ma le pagano le tasse su queste case galleggianti? Sì, anche se... Meno probabilmente del terreno. No, in realtà, che quelle sul terreno. in realtà ho letto che al giorno d'oggi le tasse che paghi per avere una casa galleggiante ok. sono quasi aumentate rispetto a anni fa, quindi Certo. non c'è più tanta convenienza, ecco, però sì, no, le paghi comunque. Sinceramente, tu hai visto ristoranti di cucina tipica? Io neanche. Uno solo. Dove? Qua in zona Mercato Nord. Comunque, iniziamo con la tortina di mele, il nostro viaggio culinario nella tipicità olandese. Buonissima, veramente buonissima. Buona. Buona, vero? È vero, molto buona. Vento a parte, questo baretto Mercato Nord promosso, A parte il vento che ora voliamo via. Andiamo. Herenkracht, il canale dei gentiluomini, è il più grande canale cittadino, chiamato così perché qui vi costruirono le loro dimore i commercianti aristocratici. Come per tutte le case che si affacciavano sui canali, pagavi una tassa più alta in base alla larghezza della facciata, per questo le case sui canali sono tutte strette e alte. I mercanti più ricchi ostentavano la loro ricchezza decorando queste facciate. 400 di queste dimore sono state dichiarate patrimonio storico e le porte per legge dovevano essere color verde Amsterdam. Il canale Single è uno dei primi canali concentrici di Londra. Hai sbagliato nazione addirittura, manco cita nazione. Il canale Single è stato il primo canale concentrico costruito ad Amsterdam. Sul ponte più largo che lo attraversa si erge la statua di Di chi? Vuoi chiamare lo zio Jerry che aiuta col 50-50? uno degli scrittori più famosi dei Paesi Bassi. Aspetta che leggo il nome. Dai. Multatuli. Scherzi a parte, Multatuli è lo pseudonimo sotto al quale Edward Dawes Dekker pubblicò nel 1860 la sua opera più famosa, il romanzo anticolonialista Max Havelaar, Le aste del caffè della società del commercio olandese, uno scritto importante sia culturalmente che socialmente, perché determinò una trasformazione nella politica coloniale nelle Indie orientali olandesi nel XIX e XX secolo, luoghi nei quali Dekker lavorò come funzionario statale e dove assistette a numerosi abusi di cui il colonialismo olandese si faceva responsabile nei confronti degli indigeni. Nel giugno 2002 il romanzo Max Havelaar è stato proclamato dalla Società della Letteratura Neerlandese la più importante opera letteraria olandese di tutti i tempi. Cos'è che volevi farmi vedere? Wow! Una chicca. Al numero 7 del canale Single c'è una casa unica. Qui la facciata è grande praticamente quanto il portone. Questo sempre per pagare meno tasse. Fantastico. Una vita un po' stringata, un po' strizzata, eh? Sì. Facciamoci un giro per i canali con il battellino, via. Non dici niente, eh? No, non Se dici... avete 17,50 € da buttare potete fare. addirittura. Cioè, voglio dire, a parte che abbiamo visto i canali che abbiamo visto a piedi. Ma da un altro punto di vista. Perché a te è piaciuto? Mi sono rilassato, dai. Sì, vabbè, per riposarvi un po', dai. Dove ti ho portato? Il quartiere a luci rosse, cioè non posso inquadrarlo, però dove vedete le lucine rosse perché c'è
Ci sono le signorine in Un vetrina. aneddoto, amore, sai perché si chiama quartiere a luci rosse? Perché il rosso viene usato, diciamo, dalle Perché, prostitute. Vediamo se lo sai. ti stupirò, perché in origine le prostitute adescavano magari i marinai, comunque per strada, Sì, andando in giro con delle lanterne rosse. ma perché? Perché cambiava il colore, l'apparenza in qualche modo. Perché sbiancava il colore dei denti? Ma all'epoca avevano un po' tutti i denti. Beh, certo. Comunque, le prostitute convivono di fronte ad un tempio della spiritualità di Amsterdam che è l'antica chiesa. La chiesa appunto più antica di Amsterdam, dedicata a San Nicola, e qui nel XIV secolo avvenne un miracolo. Oh, Giuro. sì. Infatti fu meta di pellegrinaggio a seguito di questo miracolo. Ah. Che cosa successe? Che l'ostia di un moribondo sputata nel fuoco rimase intatta e l'uomo si salvò. Non si può registrare nel quartiere a luci rosse. No, è vietatissimo. Quindi magari ci rivediamo a cena. Va bene. Ma hai visto quanti ristoranti ci sono? Indipendentemente dalla nazione ormai. Ma veramente qualunque, thailandesi, Portoghese, giapponese, vabbè, cinese, francese, italiani, ma non ho visto un ristorante di cucina tipica olandese. Esatto. Giuro. È un peccato questo, eh? È un peccato perché a me interesserebbe anche provarlo. Ho visto un paio di cose interessanti. Non ce ne sono, non capisco. Come si evince da questa immagine, siamo finiti a mangiare dove? Da un argentino. Vabbè, ma noi siamo coerenti con quello che diciamo. Purtroppo la coerenza l'abbiamo messa da parte perché la fame è una brutta bestia. D'altronde in zona non c'erano ristoranti di cucina locale. Ad ogni modo, mi sono dimenticato di filmare la cena, ma si trattava di carnazza, nulla di trascendentale. È arrivato il conto. E la cosa che mi salta all'occhio è che la Coca-Cola, un bicchiere grande, 5,90 €. Ma la mia acqua, 3,90 €, non so se vi ricordate la bottiglia com'era. Vero? Cioè, una cosa minuscola. Il resto più o meno. Vabbè. Buongiorno, non puoi dire di essere stato ad Amsterdam se non hai provato gli stroopwafel. Che sono sottili con il ripieno di caramello e poi il topping come vuoi. La Ricci hai preso il lampone. Raspberry. Io? Nocciola. Nocciola. È buono perché pensavo fosse molto più dolce in realtà. Buonissimo, ci voleva. Hai ragione. È buono perché non è stucchevole. Amici, e con una colazione così non può non essere un buon giorno. Iniziamo la giornata con i tipici stroopwafel e con la glicemia oltre i limiti consentiti per gli esseri umani. Ora, zuccherati e contenti, torniamo ad esplorare Amsterdam. Ma fammi capire, appena comprato casa, adesso mi stai dicendo che forse hai cambiato idea, ti preferiresti una casa sull'acqua? Andiamo a vedere come sono fatti dentro. Poi decidiamo se accendere un altro mutuo. Sì. Se c'è qualcosa che caratterizza Amsterdam, oltre ai suoi canali, sono le case galleggianti. Lungo i canali ne sostano attualmente più di 2500. Queste imbarcazioni si stanziarono nei canali dopo la Seconda Guerra Mondiale, per necessità, visto lo scarso numero di case disponibili. A tale stanziamento contribuì anche il fatto che, in quegli anni, la flotta olandese stava modernizzandosi e che centinaia di barche da carico divennero disponibili per poter essere utilizzate come abitazioni. Abbiamo dato uno sguardo ai prezzi, si va dagli 80.000 agli oltre 300.000 euro. Ce n'è un po' per tutti i gusti. Ma queste case galleggianti hanno maggiori costi di manutenzione rispetto alle case su terraferma. Ogni 3 o 4 anni i proprietari devono infatti portare la barca presso un cantiere navale per un bel check-up completo, per il quale è richiesta più di una settimana. Oltre ai costi di manutenzione, gli abitanti di queste barche devono pagare, per lo stazionamento della barca stessa, delle tasse speciali e un'assicurazione ad hoc più cara rispetto a quelle di una casa normale. Se mai vi frullasse per la testa di acquistare una barca e stazionarvi in un canale, non troverete dello spazio disponibile. Attualmente i canali di Amsterdam sono completamente occupati. Non è di plastica, è vero? Sì. Bellissimo! Cici ed io siamo tra coloro a cui, quando pensano ad Amsterdam, vengono in mente, indovinate cosa? I
Ma no, i tulipani! Anche se i c***oni, assieme a c***o e altra roba pesante, ce l'hanno offerti nel quartiere a luci rosse. E insomma, a proposito di cannoni e di tulipani, la parola alla nostra guida Alice. Oggi anche floral designer, floricoltrice, vivaista e botanica. Dimmi. Secondo te il tulipano è un fiore che viene da dove? Non ne ho assolutamente idea. Sono una capra in tante cose, compresa questa. Allora, proviene dall'Asia centrale, ma in realtà poi gli olandesi ne hanno fatto un grandissimo business. Da dove nasce questa mania per i tulipani? Nel XVII secolo il botanico Clausius inizia a seminarli nel suo giardino e da lì esplode questa moda. Addirittura durante il secolo d'oro olandese i bulbi venivano scambiati come moneta. Non c'è visita ad Amsterdam che si rispetti senza una visita al Rijksmuseum. Decisamente sì. Andiamo? Assolutamente. Il Rijksmuseum Amsterdam, ovvero Museo Statale di Amsterdam, spesso chiamato semplicemente Rijksmuseum, custodisce la più grande collezione di dipinti del secolo d'oro olandese. È una tappa obbligatoria per gli amanti dell'arte, nonché per chiunque sia in visita in città, e non è difficile capire perché. Oh, finalmente. Sono venuto fin dall'Italia per vedere quest'opera d'arte. Non vogliamo tediarvi come facciamo in ogni nostro video quando giunge il momento musei, quindi stavolta tralasceremo di parlarvi della storia di questa istituzione. Vi consigliamo comunque di approfondirla perché è articolata e interessante. Passiamo perciò direttamente al dunque. Ne vale la pena? Sì! Scherzi a parte, sì, anche perché chi non riesce a passare più di un paio d'ore dentro un museo, qui a Rijksmuseum riuscirà a riempirsi comunque gli occhi coi capolavori più famosi, concentrando la visita in 1 ora e mezza a 2 ore al massimo. Le opere esposte sono oltre 8.000 e coprono 800 anni di storia olandese, quindi per una visita approfondita consigliamo di dedicare al museo almeno una mezza giornata. Visto il mio amore per l'arte faccio fatica a selezionare le clip da montare, nel senso che mi ritrovo a dover tagliare fuori tante splendide opere. Quindi facciamo che... dai, via, vi metto sicuramente La ronda di notte di Rembrandt, La lattaia di Vermeer, L'autoritratto di Van Gogh e la biblioteca Kuipers. Quest'ultima, vi assicuro, in video non rende. Prezzi: 25 euro il biglietto intero, gratis per i minorenni. Un'ultima info: se amaste la buona musica, e nello specifico Sting, che io stimo profondamente, andatevi a recuperare su YouTube il video del suo intimo concerto acustico del marzo 2026 che ha tenuto proprio qui, tra queste sale. Una meraviglia. E sapete cos'altro è una meraviglia? Il cibo! Piaciuto? Beh dai, sei venuta ad Amsterdam da visitare. Esatto. Io avrei due cose da dire. La prima che ho sete e la seconda che ho fame. E la terza, abbiamo finalmente trovato un ristorante di cucina tipica olandese, però l'abbiamo cercato su internet e abbiamo prenotato. Mentre pregustiamo la prima cena tipica olandese della nostra permanenza in quel di Amsterdam e dintorni, volevamo chiedervi: lo sapevate che Nuova Amsterdam, in olandese Nieuw Amsterdam, è stato il nome originale della colonia olandese fondata nel 1625 sulla punta meridionale di Manhattan, nucleo della futura New York? Capitale dei nuovi Paesi Bassi, fu ceduta agli inglesi nel 1664 e rinominata New York in onore del duca di York. Se ci pensate, i nomi di certi quartieri tipo Harlem o distretti tipo Brooklyn sono di origine olandese. Ma ora bando alle ciance, si mangia! Ma dove mi hai portato? A fare una cenetta all'uomo di candela io, te, tu ed io? Non era questa l'intenzione, amore. Emotional damage. Il menù prevede un formaggio locale, quale non si sa, panato e fritto. Buono. Un salame poco stagionato. Abbiamo dei salami migliori. Le tipiche bitterballen, ovvero polpette di carne di manzo panate e fritte. È buono ma non buonissimo. È un ragù molto fine, sembra quasi una pasta di carne. E Sua Maestà il Gouda, in versione poco stagionato e molto stagionato. Non vorrei dire una cavolata perché poi mi obbediscono. Provo. Vai. So cosa stavi per dire. Baby Bell. È molto buono, ma assomiglia al Baby Bell, ragazzi. Il Gouda è Baby Bell. Tu sai che un olandese è morto in questo momento. Fammi assaggiare il Gouda stagionato.
No, a me piace la popolare, troppo forte. Buonissimo. Gouda promossissimo. Piatto principale della cena, un buono spezzatino di manzo servito con patatine e del cavolo incavolato che prende a pugni le papille gustative da quanto sa di aceto. È pieno d'aceto. Penso sia indicativo di una cottura perfetta lo stufato quando si sfibra in questo modo. Che meraviglia, buono. Il prezzo è allineato a quello che si trova in giro, però 48,50 €, dai. mangiare è mangiato bene, il servizio è buono, celere, i camerieri sono belli. Bel ragazzo. Sapevo, sì. E allora anche l'occhio vuole la sua parte, ho capito, sì. Bene, è tempo di fare 2 passetti, comprare qualcosa di dolce da mangiare e tornare verso l'albergo, però la serata non è finita. Sempre in modalità zentroni perché sennò a noi non ci piace, ma stiamo guardando la partita dell'Italia. In streaming, streaming. ma soprattutto pasteggiando a frutta e Corona, la nuova frontiera siamo- dello sballo. Siamo nella, diciamo, hall del nostro albergo, molto carina. Domani dove mi porti? Ti porta a vedere una chicca. Esatto, e questa chicca ve la mostriamo in un video dedicato. Vi lasciamo il link qui in descrizione. Quindi ora facciamo un salto temporale di 36 ore circa. Buonanotte. Buongiorno. Buongiorno. Oggi l'ultimo giorno, ma non per questo meno interessante. Dove andiamo? Ci aspetta il Van Gogh Museum. No, Van Gogh. no, Van Gogh. no. No. Ho dovuto chiedere Van Gogh, come se ti stessi strozzando. Ho detto Van Gogh, andiamo a vedere un po' di roba buona. No, no, roba bella, roba buona sembra Amsterdam, roba buona. lascia perdere. Non ci smentiamo mai, la cultura più buona a stomaco pieno. Buono, il waffle promossissimo. I musei si trovano tutti nel solito quartiere. Sì, c'è un quartiere ad Amsterdam che si chiama proprio Quartiere dei Musei, dove trovate Il MoCo, che è il museo di arte moderna, il Rijksmuseum che abbiamo visto il ieri. Van Gogh Museum. Esatto. Come per il Rijksmuseum, il museo dedicato a Van Gogh è un'altra tappa d'obbligo. In questo luogo si celebra la tormentata vita della figura artistica che forse balza per prima alla mente quando si pensa alla pittura olandese. Qui è possibile entrare in profondità nella storia di Vincent. La collezione comprende infatti opere che ne documentano varie fasi, dall'infanzia ai vari stati emotivi fino alla morte. Ci risiamo, come prima. Che sofferenza. Non posso fare altro che selezionare alcune opere lasciandone fuori altrettante. Aspettate, no, vi prego, sentite cosa ha da dire la Cice. Ma cos'è che stai dicendo? Ma come fai a dire queste bestialità? Abbiamo... Abbi il coraggio di No, ripetere quello non ho che... detto Abbi niente. il coraggio di Non ho ripetere. detto niente. Ah, ecco, ti vergogni, eh? Ha avuto il coraggio di dire che le opere sono orrende qui, ma... Aia, mi hai spaccato la schiena. Ho detto che sono racchiuse delle opere di Van Gogh, ma non le più belle. Ah, se tra poco vedo quello che penso di vedere e ti smentisco, ti sculaccio davanti a tutti. Esatto, guarda, sei perfetta lì, guarda, sei perfetta lì. Cosa vogliamo fare? Vieni qui che mi scaldo già la mano. Dai. Vieni qui, dai, vieni qua. No, però c'è da dire che nella prima sala hanno messo delle opere non tanto belle. Nella prima sala.
Vabbè, ad ogni modo, oltre ai lavori di Van Gogh si possono ammirare opere di alcuni dei suoi contemporanei del movimento impressionista e post-impressionista. Rodin, Gauguin, Manet, Monet, Redon, Seurat, Signac, Toulouse-Lautrec ed altri. Il museo di per sé è decisamente più piccolo del Rijksmuseum, lo si gira tutto e con molta calma in un paio d'ore. Il biglietto intero costa 25 euro e i minorenni anche qui entrano gratis. Mi raccomando, acquistate in anticipo i vostri biglietti perché c'è sempre molta gente. Insomma, sto museo ti è piaciuto? Allora, se venite ad Amsterdam, C'è poco da andate dire, a Alice, visitarlo. non puoi parlare. Diciamo che tante opere belle di Van Gogh sono sparse per il mondo, diciamo così, ecco. Vero. Il mio zaino pesa 5 kg in più tra bulbi di tulipani, palline di Natale, souvenir vari ed eventuali, perché come sempre io faccio girare l'economia dei paesi che visito. Brava Cice, tanto metà della roba che compri ogni volta finisce nel mio bagaglio. Insomma, amici belli, a questo punto rimangono solo 3 cose da dirvi. Lasciate un like al video, condividetelo e... Sai chi si deve iscrivere al canale? Voi iscrivetevi! Ciao ciao!